Ciao a tutti e bentornati a Learn Italiano, il podcast per imparare l'italiano in modo naturale e appassionante. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi abbiamo un episodio che aspettavo da tanto. Parleremo di cinema e serie TV, un argomento che mi sta enormemente a cuore, cioè che mi appassiona moltissimo. Ciao Matteo, ciao a tutti. Sono Sara e sono entusiasta di essere qui. Il cinema e le serie TV sono una parte enorme della mia vita e sono sicura che molti di voi ci capiscono perfettamente. Assolutamente. Partiamo subito. Sara, sei più una persona da cinema, cioè film sul grande schermo, oppure una da divano e serie TV? Domanda difficile. Direi entrambe le cose, ma per ragioni diverse. Il cinema è un'esperienza quasi rituale per me. Mi piace l'atmosfera della sala buia, il suono potente, quella sensazione di essere completamente immersa in un altro mondo. Le serie TV, invece, mi danno qualcosa di diverso, la possibilità di affezionarsi, cioè di legarsi emotivamente ai personaggi nel tempo. Perfetta risposta. Hai colto una distinzione importante. Il cinema è un'esperienza intensa e concentrata. Le serie sono una relazione lunga, come nella vita reale. A volte vuoi un appuntamento speciale, a volte vuoi qualcuno conquistare ogni sera. Esattamente, e spesso finisce che guardi solo un altro episodio alle 2 di notte. Ah, la trappola del binge watching, cioè guardare molti episodi di fila senza fermarsi. L'italiano non aveva ancora una parola per questo fenomeno, quindi abbiamo preso quella inglese. Ma forse dovremmo inventarne una. Propongo abbuffata di episodi, come la buffata di cibo, ma per le serie. A buffata di episodi. Perfetto. Da oggi la useremo ufficialmente in questo podcast. Parliamo del cinema italiano, che è qualcosa di cui andare molto fieri. Sara, quando pensi al cinema italiano classico, qual è il primo film o regista che ti viene in mente? Federico Fellini, senza dubbio. La dolce vita e Otto e mezzo sono due film che mi hanno cambiata. Fellini aveva questo modo di mescolare, cioè combinare, sogno e realtà in modo che non capisci mai con certezza dove finisce l'uno e inizia l'altra. È disorientante in modo bellissimo. Fellini è un genio assoluto. Io invece ti dico Sergio Leone, con i suoi spaghetti western. Il buono, il brutto e il cattivo è un film che cambia la percezione del cinema. E poi la musica di Ennio Morricone. Ah, quei temi musicali ti rimangono dentro per sempre. Morricone, sì, la sua musica è letteralmente iconica, cioè è diventata un simbolo culturale universale. Anche chi non ha mai visto quei film riconosce le sue melodie, è una cosa rara e potentissima. Sai che Morricone ha composto più di 500 colonne sonore nel corso della sua carriera e ha vinto l'Oscar alla carriera solo nel 2007. Molti pensano in ritardo di decenni rispetto a quello che meritava. Più di 500 è quasi impossibile da immaginare. E hai menzionato gli Oscar. L'Italia ha una storia lunga con i premi Oscar per il miglior film straniero. Quanti ne ha vinti? L'Italia è il paese con più Oscar per il miglior film internazionale nella storia. 14 vittorie fino ad oggi. Film come Ieri, Oggi e Domani, Amarcord, Nuovo Cinema Paradiso, capolavori che il mondo intero ha amato. Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Oh, quel film mi fa piangere ogni volta, senza eccezione. La storia del piccolo To che impara ad amare il cinema attraverso il proiezionista Alfredo è un film sul cinema, dentro il cinema, ed è uno dei più belli mai realizzati. La scena finale. Scusate, mi emoziono anche solo a pensarci. Ecco il potere del cinema. Ti fa sentire cose profonde che normalmente tieni chiuse dentro. Cambiamo marcia, cioè passiamo ad un altro tema. Negli ultimi anni le serie TV italiane hanno avuto un vero e proprio rinascimento, una rinascita. Prima si pensava che l'Italia non fosse capace di fare serie di qualità internazionale. Poi è arrivata Gomorra. Gomorra è stato un momento di svolta, cioè un punto di cambiamento totale. Prima la fiction italiana sembrava spesso troppo lenta, troppo melodrammatica. Gomorra ha portato un realismo brutale, una fotografia cinematografica, attori straordinari. È diventata famosa in tutto il mondo. Assolutamente. Basata sul romanzo di Roberto Saviano sulla camorra napoletana. Saviano ha rischiato la vita per scrivere quel libro. Ancora oggi vive sotto scorta. La serie ha portato quella storia a decine di milioni di spettatori globali. E dopo Gomorra è arrivato My Brilliant Friend, in italiano L'amica geniale, tratto dai romanzi di Elena Ferrante. Sara ride. Guarda un po', io mi chiamo Sara come la protagonista.
Non avevo fatto ciso, allora sei decisamente parziale. Ma L'amica geniale è davvero eccezionale. Racconta la Napoli del dopoguerra attraverso gli occhi di due amiche, Elena e Lila. Il rapporto tra loro due è tra le relazioni più complesse e realistiche che io abbia mai visto in una serie. Sì, Elena Ferrante ha catturato qualcosa di universale, quella relazione tra donne che è allo stesso tempo competitiva, affettuosa, ossessiva, ispirante. E la serie ha il coraggio di mostrarla senza semplificarla. Nessuna delle due è il personaggio buono o cattivo, sono semplicemente umane. E c'è anche Suburra, sempre produzione italiana su Netflix. Roma, politica corrotta, criminalità organizzata. Mostra una Roma che non appare nelle cartoline turistiche ed è potentissima. Il fatto che queste serie siano tutte in dialetto napoletano, romano o con accenti molto forti è interessante per chi studia l'italiano. Ci si rende conto che l'italiano non è una lingua monolitica, cioè uniforme e unica, ma ha infinite varianti regionali. Questo è un tema perfetto per i nostri ascoltatori che studiano italiano. Sara, hai consigli su film o serie italiane per chi è principiante o intermedio? Assolutamente. Per i principianti direi Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Sono commedie, cioè film comici, leggere e divertentissime. Parlano dei pregiudizi tra italiani del Nord e del Sud. L'italiano è abbastanza chiaro, il ritmo è veloce ma comprensibile e si ride molto. Ottima scelta. Io aggiungerei Perfetti sconosciuti, un film geniale con un unico set. 7 amici a cena decidono di condividere tutti i messaggi sul telefono per una sera. Il caos che segue è esilarante e allo stesso tempo molto commovente. L'italiano parlato è naturalissimo. Perfetti sconosciuti è uno dei film italiani più replicati al mondo, cioè hanno fatto versioni in moltissimi altri paesi, Turchia, Francia, Spagna, India, Corea del Sud. Tutti hanno voluto riadattarlo. Il concetto tocca qualcosa di universale nella vita moderna. E per chi vuole qualcosa di più impegnato, cioè più serio e profondo, dal punto di vista linguistico. Direi La grande bellezza di Paolo Sorrentino ha vinto l'Oscar nel 2014. È visivamente spettacolare, un omaggio a Roma e alla cultura italiana. Il protagonista, Jep Gambardella, parla un italiano elegantissimo, letterario. Non è facile, ma è un bellissimo esercizio. Ogni frase è come una piccola poesia. La grande bellezza. Sì, Sorrentino è un regista visionario. Ha anche fatto The Young Pope con Jude Law, una serie ambientata nel Vaticano che ha stupito tutto il mondo. Chi avrebbe immaginato che una serie sulla politica vaticana potesse essere così avvincente, cioè così coinvolgente? Sorrentino riesce a rendere affascinante qualsiasi cosa. Potrebbe fare una serie su una lavatrice e la guarderesti incollata allo schermo. Sara, qual è il film che ti ha cambiata di più? Quello che hai visto e dopo il quale eri una persona diversa? Ci ho pensato spesso. Direi Vita è bella di Roberto Benigni. L'ho visto per la prima volta a 12 anni con i miei genitori. Non capivo ancora pienamente la Seconda Guerra Mondiale e l'Olocausto, cioè lo sterminio degli ebrei. Quel film me lo ha spiegato attraverso il linguaggio dell'amore di un padre per un figlio. La vita è bella. Uno dei film più emozionanti mai girati. Benigni ha fatto qualcosa di quasi impossibile, raccontare l'orrore di un campo di concentramento attraverso la commedia e l'amore, e ci è riuscito in modo magistrale, cioè con una maestria eccezionale. Ricordo che mia madre piangeva, mio padre cercava di non piangere ma gli tremava il mento e io guardavo loro due e capivo che stava succedendo qualcosa di grande. Quel film mi ha insegnato che le storie più tristi possono essere raccontate con amore. È una lezione che porto ancora con me. Che ricordo bellissimo. Anche il cinema come esperienza condivisa con la famiglia, quel momento intorno allo schermo dove si ride o si piange insieme, è qualcosa di prezioso. E tu, Matteo, qual è il tuo film del cuore? Aspetta, adesso voglio sapere il tuo. Hai ragione. Il mio è C'era una volta in America, di Sergio Leone. Quasi 4 ore di film, ma ogni minuto è necessario. È un poema sull'amicizia, sul tradimento, sulla nostalgia, cioè il desiderio malinconico del passato. Robert De Niro è straordinario. E Morricone di nuovo, la colonna sonora è indimenticabile. Un film con quel ritmo lento oggi farebbe paura ai produttori, ma Leone sapeva che certe storie hanno bisogno di spazio per respirare. Non si può raccontare 40 anni di vita in 90 minuti. Parliamo anche delle serie americane, che in Italia sono seguitissime, cioè hanno un seguito enorme.
Qual è la serie americana che ha avuto più impatto su di te, Sara? Breaking Bad, senza esitazione. L'ho guardata anni fa e ancora oggi mi influenza nel modo in cui penso ai personaggi complessi. Walter White è il prototipo del protagonista grigio, cioè un protagonista che non è né buono né cattivo, ma profondamente umano nella sua caduta morale. Breaking Bad ha rivoluzionato la narrazione seriale. Prima si pensava che il protagonista dovesse essere simpatico o almeno comprensibile. Walter White dimostra che puoi odiare qualcuno e non riuscire a stoppare di guardarlo. In italiano diremmo che ti tiene incollato allo schermo, cioè non riesci a staccarti. E in Italia come vengono doppiate queste serie? Il doppiaggio italiano è famoso per essere di altissima qualità, giusto? Sì, il doppiaggio italiano è considerato tra i migliori al mondo. Abbiamo una tradizione lunghissima che risale agli anni 30. I doppiatori italiani sono veri e propri artisti, danno spesso una seconda vita ai personaggi. Ci sono fan che preferiscono la voce italiana dell'attore all'originale. Davvero? Ci sono esempi famosi? Moltissimi. Ferruccio Amendola era la voce italiana di Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman. La sua voce profonda e intensa era perfetta per quei ruoli. Quando è morto nel 2001, molti italiani hanno sentito che avevano perso non solo un doppiatore, ma quasi un attore di Hollywood. Era quella la sua grandezza. Che storia straordinaria! Quindi per chi studia l'italiano, guardare film americani doppiati in italiano è un ottimo esercizio. Certamente, è un metodo che raccomando. Sentire un dialogo che già conosci in una lingua straniera, tradotto in italiano, aiuta a capire il vocabolario nel contesto, e il doppiaggio italiano è così curato che la lingua usata è spesso molto ricca e naturale. Tempo di dibattiti. Sara, qual è il genere cinematografico che preferisci e quale non sopporti? Non vedo l'ora di rispondere. Adoro il cinema drammatico, storie vere, personaggi profondi, emozioni forti. E non sopporto i film horror puri, quelli basati solo sugli spaventi. Per me è una perdita di tempo narrativo. Il terrore fine a se stesso non mi dice nulla sull'essere umano. Interessante. Io invece amo il thriller psicologico, cioè i film di tensione mentale, e il cinema di fantascienza quando è fatto bene, con idee vere dietro. E non sopporto le commedie romantiche prevedibili, quelle dove sai dall'inizio come finirà. Aspetta, io invece amo le commedie romantiche. Le guardo proprio per quello, perché sai che finirà bene. È confortante, come mangiare la tua ricetta preferita. La conosci, la ami e ti fa sentire bene. Ammetto che è una buona metafora, ma io alle commedie romantiche preferisco la sorpresa. Voglio che un film mi stupisce, cioè mi meravigli, mi porti dove non me lo aspettavo. Capiamo meglio entrambi i punti di vista e forse è una distinzione interessante per i nostri ascoltatori. A volte usi il cinema per evadere, cioè per scappare dalla realtà, e a volte per riflettere. Entrambe le funzioni sono valide. Perfettamente detto. Il cinema serve a tutto, a ridere, piangere, pensare, sognare. Non deve essere sempre impegnato per avere valore. Sara, voglio toccare un tema più profondo. Il cinema italiano ha sempre avuto la tradizione di fotografare la società, cioè di mostrarla com'è davvero, con i suoi problemi. Pensi che il cinema oggi adempia ancora questo ruolo? In parte sì, in parte meno. Il neorealismo italiano degli anni 40 e 50, con registi come Rossellini, De Sica, Visconti, mostrava la povertà, la guerra, la dignità del popolo con uno stile quasi documentaristico. Era rivoluzionario. Oggi il cinema italiano fa fatica a trovare quel coraggio civile. Anche se ci sono eccezioni notevoli. Io Capitano, di Matteo Garrone, candidato all'Oscar nel 2024, racconta il viaggio di un migrante africano verso l'Europa. È un film che ha il coraggio di guardare in faccia una realtà scomoda, cioè difficile da accettare. Sì, e dimostra che il cinema italiano sa ancora toccare le grandi questioni del nostro tempo. Immigrazione, identità, umanità. Quando il cinema affronta questi temi con rispetto e profondità, diventa qualcosa di più di un film, diventa un documento umano. E poi c'è il film come strumento di empatia, cioè la capacità di sentire ciò che sente un altro. Guardare Io Capitano ti mette nei panni di qualcuno la cui vita è radicalmente diversa dalla tua, ed è forse il dono più grande che un film possa farti. Qualche curiosità prima di chiudere. Sara, sapevi che Cinecittà, gli studi cinematografici di Roma fondati da Mussolini nel 1937, hanno ospitato film leggendari come Ben-Hur e Cleopatra? Roma era letteralmente Hollywood sul Tevere.
Sì, il soprannome era proprio Hollywood sul Tevere e Cinecittà esiste ancora oggi, completamente ristrutturata e moderna, serve produzioni italiane e internazionali. È bello pensare che quello stesso luogo dove Fellini girava i suoi sogni oggi ospita grandi produzioni di streaming. E sai qual è il film italiano più visto di sempre nel mondo? Non è Fellini, non è Leone, è La vita è bella, di Benigni. Con oltre 200 milioni di spettatori in tutto il mondo, è il film italiano più distribuito a livello globale. 200 milioni, è straordinario. È pensare che Benigni ha diretto, scritto e interpretato il film lui stesso, un atto creativo totale, e ha conquistato il mondo. E non dimentichiamo il momento Oscar di Benigni nel 99. Quando hanno annunciato il suo nome come vincitore, è saltato sulle sedie e ha camminato sulle teste della gente per arrivare al palco. Un'entrata memorabile che ancora oggi è nei video più visti degli Oscar. Benigni è un fenomeno di natura. Quella scena è puro cinema nella vita reale. Non seguiva un copione, era semplicemente lui, nella sua gioia autentica. Bellissimo. Prima di salutarci, dai ai nostri ascoltatori una lista delle tue 5 serie o film italiani imperdibili, cioè che non si possono assolutamente perdere. Ok, numero 1, Nuovo Cinema Paradiso, per l'emozione pura. Numero 2, L'amica geniale, per la profondità psicologica. Numero 3, Gomorra, per il realismo e la tensione. Numero 4, Perfetti sconosciuti, per il divertimento intelligente. E numero 5, La grande bellezza, per la bellezza visiva e il linguaggio ricco. Perfetta lista. La mia aggiunge La vita è bella e C'è ancora domani di Paola Cortellesi, un film del 2023 che ha fatto qualcosa di straordinario. Ha parlato della violenza domestica nel post-guerra con uno stile quasi da commedia musicale, in bianco e nero, ed è diventato il film italiano più visto di sempre al cinema in Italia. È un miracolo cinematografico. Paola Cortellesi ha dimostrato che il pubblico italiano vuole storie vere, storie di donne, storie coraggiose. Quel film ha emozionato intere generazioni e aperto conversazioni importantissime nella società italiana. Ecco perché il cinema è importante. Non è solo intrattenimento, cioè divertimento, è memoria collettiva, è specchio, è consolazione, è provocazione, è uno spazio in cui la società si guarda e si racconta. E per chi studia l'italiano, guardare film e serie italiane non è solo un modo di imparare la lingua, è un modo di capire l'anima italiana, la sua storia, i suoi valori, le sue contraddizioni, il suo humor, la sua bellezza. La lingua e la cultura sono inseparabili. Benissimo detto, Sara. Per i nostri ascoltatori, iniziate con i sottotitoli in italiano, poi togliete i sottotitoli. All'inizio sembrerà difficile, ma dopo qualche settimana sentirete la differenza. La lingua entra nella testa attraverso le emozioni e il cinema è pura emozione. Grazie mille, Matteo. È stata una conversazione bellissima e grazie a tutti voi per aver ascoltato. Andate a guardare un bel film italiano questa sera. Ne avete la scusa perfetta ora. Grazie Sara, sei stata ospite straordinaria come sempre. E grazie a voi, cari ascoltatori di Parla con me. Ricordate, ogni film è un viaggio, ogni serie è una nuova amicizia e l'italiano è la lingua più bella per raccontare storie. Continuate a guardare, continuate a imparare e alla prossima. Ciao ciao! Ciao a tutti, buona visione!